Buongiorno dal lago di Garda. Il video di oggi è dedicato a farvi vedere un po' Manerba del Garda. Quindi girerò un po' con la macchina, poi scenderemo, vi faccio vedere un po' il centro e andremo a vedere anche la spiaggia, la romantica. Qui siamo proprio da qualche centinaia di metri entrati a Manerba del Garda, così se anche qualcuno di voi è interessato per una casa vacanza, per l'estate, magari per trasferirvi qua, vi faccio vedere. Lì sopra a sinistra c'è un bar, ora non è che voglio fare pubblicità a quel bar, però c'è un caffè secondo me veramente buono. Ora non sono un intenditore di caffè, però è buono. Adesso noi scendiamo di qua, vi faccio vedere anche dove abitavo, perché ho abitato qua fate passare i pedoni, sempre importante. Ho abitato qua per 5-6 anni a Manerba, vi faccio vedere anche dove, però si parla di 20 anni fa. So che mi direte di farvi vedere la rocca di Manerba. Io sinceramente la rocca di Manerba ci sono stato proprio 20 anni fa una volta in bicicletta con la mountain bike, eravamo saliti con i miei amici, ma perché, come avrete capito dai miei video, non mi piace camminare in montagna. Intanto metto anche gli occhiali perché poi adesso c'è il polso e mi dà fastidio. Questa è una zona, come vedete, poi vi faccio vedere dove abitavo io, e questa è una zona molto molto tranquilla, anche se è sulla strada. Poi ci sono zone molto migliori, ma anche qui sono sempre delle belle casette, sempre baciate dal sole qua dietro. Prima scendo un attimo di qua perché voglio portarvi a far vedere la via in cui abitavo, poi anzi facciamo una cosa, facciamo il piccolo centro di Manerba. Pensate che 20 anni fa, intanto che parlo vedete anche il posto, 20 anni fa in quel centro in cui andiamo adesso c'era una videoteca. Avevo 25-26 anni, ma anche di più, no, 49, 22-23 anni, e andavo lì a prendere, mi ricordo, le videocassette a noleggio. Vedo che molti hanno la mia età, anche di più, vi ricordate, no? Altro che Netflix e Amazon Prime, le videocassette a noleggio. A Desenzano c'era anche, si chiama Blockbuster mi sembra, e qui c'era una piccola videoteca che era bellissima, no? Andare la sera e sceglierti il film. Altri tempi. Allora, diamo un po' un'occhiata com'è il centro di Manerba. Questo è il centro, io non ci vengo da una vita qua. Siamo a novembre, oggi è l'11 novembre, lunedì mattina, giornata favolosa, vedete la temperatura, ci sono circa 12 gradi, quindi oggi verrà anche abbastanza caldo. Vedete le lucette sopra, quindi a Natale sarà molto molto carino e ci torno, anche perché a Natale ho intenzione di girare un po' cercherò di girare tutti i paesi del lago a dicembre per farvi vedere le luci natalizie, poi faremo anche una classifica del paese più colorato con le luci. La videoteca era qua, mi sembra, dove c'è adesso questo negozio più o meno Max. Questo qua era qua in questa zona, la videoteca, non ricordo esattamente, ma era qua in questa zona a sinistra. Ci ho abitato qua, però sono passati tanti anni, quindi, e poi non sono nativo di qua, ci ho abitato 5-6 anni, quindi non è che posso raccontarvi tantissimo, però andiamo a vedere un po' di posti. Questa chiesa, guardate che caratteristica, tutta in pietra, e poi ci sono queste viette. Comunque ora non scendo a piedi perché non c'è granché da farvi vedere, però facciamo un passaggio in macchina. Sono paesi del lago tranquilli, dato che non vi faccio mai vedere il centro dei paesi ma soltanto la spiaggia, no? A meno che non siano paesi come Malcesine, Peschiera, dove il centro è turistico. Questo non è un centro turistico. E questa è la chiesa principale, immagino, non sono un esperto, io non ci sono neanche mai entrato, perdonatemi, qua a Manerba in questa chiesa. Riprendiamo il giro, usciamo dal centro che lascio alle mie spalle. Di qui voi potete arrivare direttamente anche a Salò, e adesso vi faccio proprio vedere dove abitavo. Entro nella via, non ci passo da 20 anni, e anche questa è una via molto molto bella. A destra ci sono tantissime villette, là in fondo c'è il lago. Ora non lo vedete da qua, io giro a sinistra
e vi faccio vedere in che bella zona abitavo. Da qui si vede il lago. Guardate che bella zona tranquilla. Ho abitato qua 5-6 anni, dai 21-22 anni fino ai 27. Beh, non vengo qua anch'io da una vita. Vi faccio vedere il residence, proprio dove abitavo. Questo. Qui, questa casa qua. Qua dietro c'è la piscina. Abitavo qua, vedete questa scala che sale, e abitavo qua. Ricordo con la tenda, quella che c'era 20 anni fa. Lì sotto c'è, lì davanti c'è la piscina, e anche qui guardate che bei residence. Così se cercate magari una casa, qualcosa, provate a chiedere qua, perché è veramente una zona bellissima. Guardate che tranquillità, che pace che c'è qua. Adesso andiamo giù e andiamo a vedere la spiaggia della Romantica. Vi do ancora una panoramica. Vedete che tranquillità. Se scendete ancora poi da questa via, qua a destra vedete il porto, Porto Vecchio, andateci perché è veramente bello. Ho già fatto un sacco di video. Per trovarlo andate nel mio canale, nella playlist Manerba, e trovate questo porto bellissimo. Ci sono ristoranti, passeggiate, c'è un bel parco, e di lì potete andare anche a vedere l'isola dei conigli, di cui ho già fatto un video. Come vedete c'è veramente molto verde, d'estate anche di più, in primavera anche i fiori, tutto colorato, però guardate quanto verde c'è. Ecco, noi andiamo di qua e andiamo verso la Romantica. Qualcuno di voi mi aveva chiesto anche di fare un video, ma in realtà qualche video l'ho già fatto perché la passeggiata lì l'ho fatta, però usiamo anche la macchina, così vi faccio vedere anche com'è il posto per arrivarci, che è molto carino. Già le palme, vedete. Naturalmente siamo a novembre, quindi in questo momento turisti non ci sono, quindi vediamo se c'è un parcheggio anche più vicino. Questo è il parcheggio più vicino possibile, quindi metto la macchina qua. Siamo arrivati, è parcheggiato il più vicino possibile, e là in fondo vedete già il lago. Guardate, da qua si vede subito. Allora, sento un martello pneumatico là che stanno facendo dei lavori, quindi perdonatemi, ma in inverno tutte le attività, cioè molte attività fanno i lavori, e quindi la temperatura si è già alzata, siamo passati da 12 a 14 gradi, sono circa le 11 del mattino. Eccola qua la Romantica, guardate che bello. Vabbè, a parte il trapano dietro, però guardate l'acqua com'è chiara stamattina, com'è limpida. Di là poi alle mie spalle, se continuate, andate al porto, di là in fondo, al porto di Moniga, di Manerba el Garda, dove vi ho detto prima, girate, c'è un bel posto. Là sopra c'è la rocca, ci devo andare, lo so, devo fare questo video, è un video che devo fare,
Non ho mai voglia di camminare in salita in montagna, ma lo farò. Allora, guardate, allora, là c'è la rocca, vi faccio vedere 3 punti interessanti. Quella è la rocca, vedete? Tutta quella zona là sopra c'è la croce, se vedete. Dovrò farci un video, dovrò andare fino là sopra. C'è anche poi un po' di storie da raccontare lì, perché ci sono delle rovine e vabbè, non vi anticipo nulla. Andrò e vi racconterò un po' tutto, come si arriva, la croce là sopra e tutto il resto. Poi là invece c'è l'isola di San Biagio, o anche magari conosciuta come Isola dei Conigli, perché mi hanno detto, insomma, chi ci lavora, che una volta effettivamente c'erano veramente i conigli. E di là c'è il campeggio di San Biagio, perché appartiene al campeggio di San Biagio, e quando l'acqua è bassa ci si può arrivare. Quest'estate già comunque a piedi potevate arrivarci e l'acqua era alta fino, insomma, all'ombelico più o meno, no? Però la spiaggia è privata, non è che potete, cioè arrivate lì poi pagate il biglietto, non mi ricordo quanto mi sembra 10 euro per tutto il giorno, sdraio comprese, però siete, voglio dire, su un'isola e come vi ho fatto vedere nel video non c'era tantissima gente. C'è anche dal porto di Manerba del Garda, dove sempre vi ho detto prima, girate, andate qua al porto, c'è una barca che vi porta, mi sembra che costi 2-3 euro e i bambini fino a 12 anni non pagano neppure. Però secondo me se uno vuole stare lì dalla mattina alla sera, avere, come dire, provare a stare su un'isola, lo potete fare. Là invece è quello, ci devo andare su quell'isola, l'isola del Garda, è l'isola più bella, più grande che abbiamo qua, c'è poi anche una lunga storia e come vedete c'è sopra anche tutto un parco, c'è una villa enorme e c'è tutta una storia. E è una villa, è privata l'isola, fanno eventi e poi ci si può anche andare con gite organizzate, si paga il biglietto online e quindi dovrò fare, in primavera lo faccio, perché non ci sono mai stato neanch'io, è un posto che ho visto anch'io nei video di altri, le fotografie, è veramente bello. Se venite qui potete fare veramente una bella camminata, perché il mio consiglio turistico di oggi è quello di partire dal porto di Manerbia, quindi Porto Torchio, vi metto poi sotto in descrizione l'indicazione per arrivarci, ho già fatto un video anche di quel posto, e parcheggiate lì, ci sono ristoranti, bar e infatti adesso andiamo a bere un caffè là, faccio anche una camminata a piedi e poi torno qua e da lì poi fate tutta questa passeggiata, vedete? Questa è la romantica, io ho parcheggiato lì, però adesso arrivo a piedi fino al porto e poi arrivate ancora lì per 2-3 km fino là in fondo e guardate che acqua che c'è stamattina. Mentre cammino per andare al porto vi faccio anche notare, se qualcuno è interessato, se vi piacciono questi appartamenti vacanze, vedete qui in questa zona la romantica ci sono questi appartamenti, vi colpisce sempre il prato come è tenuto bene, vedete, sembra un campo da golf e quindi proprio qua ho parcheggiato là, ho fatto 50 metri e in questa zona ci sono tutti questi appartamenti, ma ce ne sono anche altri più avanti. Comunque in tutta questa zona, se vi piace, potete magari informarvi per affittare questi appartamenti qua alla romantica. Per esempio anche qua ho fatto 50 metri, ce ne sono altri, tutti appartamenti vacanze, come vedete sono tutti chiusi adesso, quindi proprio appartamentini vacanza. E qui c'è un altro ancora, ho fatto altri 100 metri, altro bellissimo residence. Io non ci sono mai stato, dico bellissimo così, a parvenza a vederlo, vedo comunque tutto tenuto molto bene, tutto pulito, tutto in ordine. Vedete, vi faccio vedere. Molto ordinato, quindi
io ve lo do come informazione, se qualcuno di voi è interessato per l'estate a prendere un appartamentino, sappiate che in questa zona ci sono, almeno non so se sono liberi, intendo ci sono, poi magari venite qua e vi informate. Non faccio l'agente immobiliare, quindi non chiedetemi, non chiedo mediazioni, scherzo, ma e qui c'è un altro ancora, vedete, anche qua, anche questo, quindi proprio vedete tutta la zona con il vialetto, che carino. Questi sembrano anche più grandi perché sembrano su 2 piani, chissà, magari sono casi proprietà, non lo so, però provate, se vi interessa venite qua e chiedete. Sicuramente ci sarà un sito internet per tutta questa zona. Qui c'è ancora qualche campeggiatore, pochissimi, uno, un altro qui, d'estate ovviamente è pieno questo camping. Però è novembre, è ancora comunque secondo me un bel mese, perché se ci sono giornate come queste e ormai da un po' di giorni sta facendo bel tempo e sarà bello anche tutta la settimana prossima, c'è giornate che arrivano quasi a 18-20 gradi di pomeriggio. Per esempio questa è la tipica vita del campeggiatore a novembre, vedete, si mettono lì, bottiglietta di vino in parte, il sole vi assicuro che scalda, se stiamo al sole si sta veramente bene. Sono quasi arrivato al porto, è proprio là davanti, Porto Torchio, vedo che il bar è aperto, quindi andiamo a bere un caffè lì, poi di là ci sono ancora campeggi e lì, vedete, lì dove trovate quelle barche, d'estate c'è tutto il giorno una barca che va avanti e indietro e vi porta all'isola dei conigli. Comunque nel mio canale trovate un video specifico di quella giornata all'isola dei conigli, poi magari vi metto il link in descrizione qua sotto. Se scendete da dove vi ho detto prima, quando venivo in macchina, vi ho detto qua girate a destra per andare al Porto Torchio, arrivate da là e poi là a destra ci sono tutti i parcheggi. Bene, il bar è aperto, almeno sì, è aperto, fanno dei lavori, mettono le vetrate, però è aperto. Che bel posto, c'è anche la musica giusta dietro. Allora, la musica che sentite non è mia, ma del bar, di sottofondo. Però vi fa un po' capire che atmosfera bella, di tranquillità c'è qua. Io ho preso il mio solito caffè e poi vi faccio fare un giro dall'altra parte al parco. Mi sono alzato, stanno facendo un po' di lavori lì al bar, quindi c'era un po' di rumore. Adesso mi sposto dall'altra parte, vi faccio vedere anche quella parte di parco. Quindi io vi consiglio di venire, o partite dalla Romantica dove ho parcheggiato io, o venite qui a Porto Torchio. E peraltro qui a me piace sempre mangiare la pizza, qua si mangia veramente bene. C'è un ristorante pizzeria anche qua, e anche qua è il ristorante, e a me piace molto, la cucina è buonissima e la pizza a me piace perché sono proprio quelle fini. E mangiate con la sera, poi
se non ricordo male il tramonto è di là, e guardate che bello mangiare qua la sera. Quindi se venite qua a Manerba, venite qui a Porto Torchio. C'è molto da camminare, potete andare a vedere l'isola dei conigli, se venite qua a Manerba del Garda andate a vedere anche, che io dovrò farci un video su alla Rocca, fatevi un giro nel centro. E non vi ho fatto vedere Montinelle in questo video, magari lo farò, è una parte un po' più alta e c'è d'estate un piccolo centro turistico, gelateria, vista lago. Di qui si parte per andare all'isola dei conigli, quindi è veramente un bel posto per passare tranquillamente una mezza giornata, o mattino pomeriggio, o se andate anche alla Rocca passate tutto il giorno qua a Manerba. Quindi anche qua guardate che casette carine. Il mio consiglio per me Manerba del Garda è, se volete fare un giro al lago, non l'avete mai vista, vi prendete un giorno, la mattina state qui, fate tutta questa passeggiata e poi magari il pomeriggio andate su alla Rocca di Manerba. Non so se le barche d'inverno vanno, ma credo di no, perché credo che d'inverno sia chiusa l'isola dei conigli, non vorrei sbagliare, però credo che sia chiusa, perché sopra in realtà non c'è nulla da vedere, è soltanto per andare lì, rilassarsi, ti metti con la sdraio, sei sull'isola e stai lì tranquillo tutto il giorno. Quindi d'inverno qua ci sono i bagni e qui avete anche un parchetto giochi per i bambini. Di là potete anche andare a piedi, costeggiate un po' tutti i campeggi e arrivate proprio davanti all'isola dei conigli, dove d'estate potete risparmiare i 3 euro della barca e andate con mettete le scarpette magari di gomma, costume da bagno e la attraversate. Queste sono tutte panche libere anche qui. Così vi faccio vedere, se vi portate il panino, no? Con il sacchetto da mangiare, vedete, vi mettete qua, ecco che stavo scivolando, e mangiate davanti al lago. Quindi è proprio un posto molto tranquillo. E anche oggi vi ho fatto vedere un po' in questo video, intanto un po' la vita di chi abita sul lago di Garda e ha magari anche un po' tempo, quindi prima o dopo il lavoro o durante, o se uno non lavora. Io abito a Desenzano del Garda e quindi va un po' in giro. Infatti abitare sul lago di Garda non significa rimanere tutti i giorni nello stesso posto, almeno per me no, significa se hai anche 20 minuti da Desenzano arrivi qua e già guardate che bello, cambia. Invece come informazione turistica vi ripeto, venite qui, vi fate un giro nel centro di Manerba, sopra Montinelle è facile trovare il centro turistico sopra, c'è una piccola piazza anche vivace d'estate, c'è movimento. Poi venite qua è il top, Porto Torchio, partite da qui oppure parcheggiate là alla Romantica. Vi ricordo che quando parcheggiate alla Romantica, continuando dall'altra parte dove io non sono andato, avete ancora un paio di chilometri e camminate vicino al lago e siete in mezzo a questo panorama, vedete tutte le montagne intorno. Là magari fateci un pensierino anche per andare all'isola del Garda. E bene, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscriviti, lo ricordo sempre, dovrei ricordarlo anche durante il video, però iscriviti al canale è importantissimo. Quindi so che è scomodo perché sei lì tranquillo a guardare il video, devi andare lì, andare sotto, cliccare, però è veramente un grande aiuto, un gesto veramente per me importantissimo. Quindi se non sei iscritto al canale, fallo, non ti costa nulla, non preoccuparti, è semplicemente un segnale che diamo a YouTube per far vedere che gli iscritti aumentano, quindi YouTube, oltre ad avere altri parametri perché vede che comunque guardate i video, mettete i like, i commenti, anche l'iscrizione fa capire a YouTube che il canale sta andando bene, sta piacendo, la gente si fidelizza, quindi veramente non vi costa nulla, non c'è nessun vincolo, è soltanto un segnale che diamo a YouTube. Avete anche un vantaggio iscrivendovi,
YouTube quando io faccio i nuovi video li fa vedere naturalmente prima gli iscritti, quindi se faccio un nuovo video, se sei iscritto, YouTube ti avverte. Va bene, ci vediamo in un prossimo video.